6 giorni di itinerario solo ad Hanoi. Dopo aver preso la prima metro del mattino da Tokyo, sono atterrata ad Hanoi alle 2 del pomeriggio. Da lì mi sono spostata nel terminal domestico dove ho potuto prendere l'autobus numero 17 che costa solo 9.000 dong e vi porta direttamente negli Old Quarters. Il traffico è improponibile ad Hanoi, quindi aspettatevi di metterci molto di più del previsto. Il mio autobus ci doveva mettere all'incirca 1 ora e 1/4, ma ci ha messo molto di più. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta, sono arrivata nel mio ostello che si trova proprio nel cuore di Hanoi e la sera sono uscita a piedi a visitare questa zona particolarissima. Bubble è un negozio che offre banh mi, le baguette vietnamite e yogurt greco. Questo è il banh mi meno costoso che sono riuscita a trovare in tutti i quartieri vecchi di Hanoi. Costava 15.000 dong quando l'ho preso io, adesso ne costa 20.000 che sono all'incirca 80 centesimi di euro. Il traffico è veramente esasperante, anche quando camminerete l'esperienza sarà veramente molto poco piacevole, non ci sono marciapiedi e non ho mai inquadrato la faccia perché dovevo stare attenta a non morire ogni 3 secondi. Il mio ostello si chiamava Banana Hostel e si trova proprio nel cuore dei quartieri vecchi di Hanoi, in una location veramente unica e ho anche il maglione intonato in questo momento. Qua c'è la sovrattassa per pagare con la carta di credito. Quando arrivate dovete pagare alla reception, quindi assicuratevi di avere i contanti. Secondo giorno e oggi sono in viaggio verso l'isola di Cat Ba. Dopo aver aspettato ore il mio transfer che non mi è venuto a prendere, finalmente sono in viaggio verso quest'isola. Ci vogliono all'incirca 3 ore da Hanoi per arrivare fino a qui. Ho passato la serata nella zona principale di Cat Ba, siamo fuori stagione, come vedete qui è un universo parallelo paragonato alla città, non c'era praticamente nessuno in giro. Il terzo giorno ho fatto una crociera giornaliera su La Ha Bay. Questa baia è molto meno conosciuta di Hao Long, quindi ha molte meno navi e molti meno turisti, molto più piacevole. Il quarto giorno ho passato la giornata al mare a Cat Ba e ho ripreso il mio autobus delle 2 del pomeriggio per tornare verso Hanoi. Ed era il momento di provare tra le cose che mi piacciono di più al mondo, che sono i dessert vietnamiti. Adoro questi tipi di dessert e questo non poteva mancare. Questo posto è assolutamente famosissimo tra i locali e si chiama Che Gon 93. Il quinto giorno è il momento di visitare Hanoi a piedi.
Preparatevi a metterci almeno il doppio di quanto Google Maps vi dice. Se vi dice 20 minuti, preparatevi a metterci almeno 40 o 50 minuti per raggiungere il posto dove volete andare. Io oggi ho visitato la famosissima strada del treno. Ci sono in realtà due strade, una a nord e una a sud, e io le ho visitate entrambi, camminando in giro per la città per ore e ore. Calato il buio è il momento di provare l'uovo con il caffè crudo in uno dei caffè più famosi dei quartieri vecchi. Questo posto è assolutamente unico, ci sono vari livelli, è come un labirinto e tutti i livelli sono completamente diversi e vi potete decidere dove sedere liberamente. C'è anche una terrazza sul tetto con la vista un po' panoramica della città e questo è il caffè all'uovo. Era abbastanza buono, niente di che. Sesto giorno e ultimo giorno è il momento di partire presto al mattino per un altro tour organizzato per visitare la provincia di Nimbi. Probabilmente l'escursione in barca su Tom Kok è una tra le cose più belle che abbia mai fatto in viaggio, ma sfortunatamente rovinata dal fatto dell'insistenza dei rematori nel chiedervi un'altissima mancia e nel vendervi cose. È stata veramente un'esperienza bella e terribile allo stesso tempo. Dopo aver visitato Muar Kee, il nostro tour è ritornato indietro ad Hanoi, dove sono andato in ostello a prendere il mio zaino, fare una doccia veloce e prendere l'ultimo autobus per andare in aeroporto ad Hanoi, dove passerò la notte a dormire sulle panchine aspettando di prendere il mio volo per tornare indietro verso l'Australia dove vivo.